Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Alfanine Grifols Italia SPA. Ultimo aggiornamento. 6 ottobre 2021. Cos'è Alfanine? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Alfanine durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'è Alfanine? Alfanine è un farmaco a base del principio attivo fattore X di coagulazione del sangue umano liofilizzato, appartenente alla categoria degli antiemorragici vitamina K e nello specifico fattori della coagulazione del sangue. È commercializzato in Italia dall'azienda Grifols Italia SPA. Alfanine può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Alfanine 1500 UI/10 ml Polv. Esolv. Persoluz. Perinf. 1 flacone più 1 siringa pre-riempita 10 ml più adattatore. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare. Grifols Italia SPA. Ricetta. RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo. Fattore X di coagulazione del sangue umano liofilizzato. Gruppo terapeutico. Antiemorragici vitamina K. Forma farmaceutica. Polvere. Indicazioni. Prevenzione e trattamento di episodi emorragici in soggetti con deficit di fattori X da emofilia B ed in soggetti con deficit acquisito di fattori X. Alfanine è indicato negli adulti e nella popolazione pediatrica dai 6 anni. Posologia. La terapia deve essere intrapresa sotto la responsabilità di un medico specializzato nel trattamento dell'emofilia. Monitoraggio della terapia. Durante il corso del trattamento, si consiglia di determinare accuratamente i livelli di fattori X, per adattare la dose e la frequenza delle infusioni ripetute. I singoli pazienti possono dare risposte diverse per i fattori X, mostrando emivite e recuperi diversi. La dose calcolata in base al peso corporeo può necessitare di aggiustamenti nei pazienti sottopeso o sovrappeso. Nel caso di interventi chirurgici maggiori, in particolare, è indispensabile un preciso monitoraggio della terapia di sostituzione per mezzo di test della coagulazione, attività plasmatica del fattore X. Posologia. Il dosaggio e la durata della terapia sostitutiva dipendono dalla gravità del deficit coagulatorio, dalla localizzazione ed estensione dell'emorragia e dalle condizioni cliniche. Il numero delle unità di fattori X somministrate è espresso in unità internazionali, UI, che si riferiscono allo standard dell'OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, per i prodotti a base di fattori X. L'attività del fattore X nel plasma è espressa sia in percentuale, relativa al plasma umano normale, che in unità internazionali, relative allo standard internazionale del fattore X plasmatico. Una unità di fattore X è equivalente alla quantità di fattore X contenuta in 1 millilitro di plasma umano normale. Trattamento secondo richiesta. Il calcolo del dosaggio di fattori X necessario si basa sulla considerazione empirica che la somministrazione di una 1 IU di fattori X per chilogrammo di peso corporeo aumenta l'attività del fattore nel plasma dello 0,8%. Pertanto la dose si determina usando la formula seguente. Unità necessarie uguale peso corporeo, chilogrammi, X aumento di fattori X desiderato, per cento, X1, 2. La quantità e la frequenza di somministrazione devono comunque basarsi sulla efficacia clinica nei singoli soggetti. In presenza dei seguenti casi emorragici, l'attività di fattori X non deve scendere sotto certi livelli di attività plasmatica, in percentuale di plasma normale UI/DL, nel corrispondente periodo. La seguente tabella può essere usata come guida al dosaggio in episodi emorragici e in chirurgia. Grado di emorragia / tipo di procedura chirurgica. Livello di fattori X richiesto, % UI/DL. Frequenza del dosaggio, ore, / durata della terapia, giorni. Emorragia. Emartrosi recente, emorragia intramuscolare o nel cavo orale. 20-40. Ripetere ogni 24 ore.
almeno 1 giorno, fino a che l'episodio emorragico evidenziato dal dolore sia risolto, oppure si ha cicatrizzazione. Emartrosi più estesa, emorragia intramuscolare o ematoma 30-60. Ripetere l'infusione ogni 24 ore per 3-4 giorni o più fino a che si risolvano il dolore e la disabilità. Emorragie comportanti pericolo di vita 60-100. Ripetere l'infusione ogni 8-24 ore fino a che il pericolo non è stato superato. Chirurgia minore, inclusa l'estrazione dentale 30-60 ogni 24 ore, almeno 1 giorno, fino alla completa cicatrizzazione. Maggiore 80-100 pre- e postoperatorio. Ripetere l'infusione ogni 8-24 ore fino ad un'adeguata cicatrizzazione della ferita, poi la terapia per almeno altri 7 giorni per mantenere un'attività di fattori X dal 30% al 60% UI/DL. In alcune circostanze possono essere necessarie dosi più elevate di quelle calcolate, specialmente nel caso della dose iniziale. Profilassi. Per la profilassi a lungo termine delle emorragie, in particolare nei soggetti con emofilia B grave, vanno somministrate dosi da 20 a 40 UI di fattori X per chilogrammo di peso ad intervalli di 3-4 giorni. In alcuni casi, specialmente nei pazienti più giovani, possono essere necessari intervalli più brevi o dosi più elevate. Per gli emofilici con anticorpi contro il fattore X, inibitori, è necessaria una terapia specifica. Si può ottenere una immunotolleranza con l'uso di concentrati di fattore X umano. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di alfanine nei bambini al di sotto dei 6 anni non sono state stabilite. Modo di somministrazione. Uso endovenoso. Per le istruzioni sulla ricostituzione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6. Dopo aver disciolto il preparato, iniettarlo o infonderlo per via venosa a velocità costante, nell'arco di 5 minuti. Iniettare lentamente in vena ad una velocità non superiore a 10 ml/min. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Ipersensibilità: sono possibili reazioni di tipo allergico con alfanine. Il prodotto contiene tracce di proteine umane diverse dal fattore X. Bisogna informare i pazienti che, se insorgono sintomi di ipersensibilità, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono state segnalate, a tutt'oggi, forme di interazione del concentrato di fattori X della coagulazione umano con altri prodotti medicinali. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere alfanine durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere alfanine durante la gravidanza e l'allattamento? Non sono stati condotti studi sulla riproduzione animale con il fattore X. Poiché l'emofilia B è rara nelle donne, non ci sono dati sull'uso del fattore X durante la gravidanza, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Alfanine non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Effetti indesiderati. Sommario del profilo di sicurezza. Raramente sono state osservate reazioni di ipersensibilità o allergiche, che possono includere angioedema, infiammazione e dolore acuto nel sito di iniezione, brividi, arrossamento, orticaria diffusa, cefalea. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non sono stati riportati casi di sovradosaggio di fattori X della coagulazione umana. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antiemorragici. Fattori X della coagulazione del sangue, codice ATC. B02DD04. Il fattore X è una glicoproteina a catena singola di circa 68.000 Dalton, vitamina K dipendente, sintetizzata nel fegato. Proprietà farmacocinetiche. L'infusione di concentrati di fattore X umano in soggetti con emofilia B consente un aumento del 30-60% dell'attività del fattore stesso nel plasma. L'emivita plasmatica del fattore X varia tra dati preclinici di sicurezza. Il fattore X dei concentrati è un costituente normale del plasma e si comporta come il fattore X endogeno.
I test di tossicità per dose singola non hanno significato, per elenco degli eccipienti, flaconcino di polvere, destrosio, eparina, siringa pre-riempita con solvente, acqua per preparazioni iniettabili, farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di alfanine a base di fattore X di coagulazione del sangue umano liofilizzato sono: alfanine, fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.